Scommetto che almeno una volta nella vita hai avuto davanti a te un cliente perfetto. Sapevi che potevi aiutarlo, sapevi che il tuo prodotto o servizio era esattamente quello che gli serviva. Eppure non glielo hai proposto, hai aspettato, hai rimandato, magari hai pensato gliene parlo la prossima volta. Ecco, quella cosa lì ha un nome e in questo video te lo spiego. Perché finché non capisci cosa sta succedendo davvero, continuerai a perdere clienti, fatturato e opportunità. Non per mancanza di competenza, per un blocco che quasi nessuno ti ha mai spiegato davvero. La maggior parte delle persone che ha paura di vendere non la chiama così. Dice cose tipo non voglio essere insistente, non voglio sembrare uno che pensa solo ai soldi. Se sono bravo i clienti arriveranno da soli. Non voglio rovinare il rapporto. Ti riconosci in qualcuna di queste frasi? Bene, perché quelle non sono scuse, sono sintomi, sintomi di qualcosa di più profondo. La paura di esporsi, la paura di essere giudicati, la paura che se proponi e ti dicono no, stiano dicendo no a te, alla tua persona, al tuo valore, a quello che sei. E questa confusione tra la proposta commerciale e l'identità personale è la radice di quasi tutti i blocchi che vedo nelle persone che formo da oltre 20 anni. Prima di andare avanti però voglio chiederti una cosa. Scrivimi nei commenti qui sotto quale di queste frasi senti più tua. Non voglio sembrare insistente, oppure se sono bravo arrivano da soli. Sono curioso di sapere dove ti blocchi e ti risponderò con grande piacere. Rispondo sempre ai commenti. C'è un pregiudizio culturale enorme sulla vendita, soprattutto in Italia. Vendere spesso viene associato a qualcosa di scomodo, di manipolativo, di poco elegante, come se chi vende stesse cercando di fregarti. E allora voglio essere preciso. Sporco è manipolare, sporco è promettere quello che non puoi mantenere, sporco è spingere qualcuno verso qualcosa che non è adatto lui, solo per chiudere. Ma vendere bene è un'altra cosa, completamente. Vendere bene è ascoltare, è capire cosa serve davvero a quella persona, è proporre valore in modo onesto, è accompagnare qualcuno verso una decisione che gli conviene prendere. Sporco è essere il venditore che vende ghiaccioli agli eschimesi, sapendo benissimo che non ne hanno bisogno. Se tu invece hai qualcosa che può aiutare un cliente e non glielo proponi, non stai rispettando lui. Ti stai facendo solo condizionare dalla tua paura. Adesso lascia che ti dica una cosa che potrebbe cambiare completamente il tuo modo di approcciarsi alla vendita. Quando una persona dice no alla tua proposta, non sta dicendo no a te, sta dicendo no a quella proposta, non a te come persona. Sono cose completamente diverse. Il problema è che se le confondi, se pensi che ogni no sia un rifiuto della tua persona, ti blocchi e fallisci, smetti di fare follow up, abbassi il prezzo troppo in fretta, ti giustifichi quando non dovresti, non proponi, non chiudi, non guidi la relazione. Il no è solo una informazione che devi decodificare in modo chiaro. Quel no ti dice solo che forse non è il momento giusto, che il valore non era ancora chiaro, che non c'era abbastanza fiducia o semplicemente che non eri il cliente giusto per te. Un vero professionista della vendita usa i no per capire, per crescere, non per arrendersi. Se questi concetti ti sono utili, e so che lo sono, perché lo vedo ogni volta che ne parlo in aula, metti un like adesso e aiuta questo video ad arrivare a tante altre persone che ne hanno bisogno. Bene, adesso veniamo alle soluzioni, quelle pratiche. Prima cosa, rinomina la vendita nella tua testa. Non stai piazzando qualcosa, stai proponendo valore. Le parole che usi internamente cambiano come ti comporti esternamente. Seconda cosa, fai domande prima di proporre. Chi ascolta prima vende meglio dopo, sempre. Il venditore che parla troppo invece è quello che chiude meno. Terza cosa, parla del valore del tuo prodotto o servizio prima ancora del prezzo. Se il cliente non ha ancora capito cosa guadagna, quale problema gli risolve, qualsiasi cifra gli sembrerà alta. Il prezzo si regge sul valore percepito, non sul suo costo. Quarta cosa, non rincorrere, accompagna. C'è una differenza enorme tra il venditore che supplica e quello che guida una decisione. Il primo abbassa il prezzo e si scusa, il secondo invece fa domande, chiarisce dubbi, aspetta il momento giusto. Allora, ricapitolando, se hai paura di vendere, non devi diventare più aggressivo, non devi imparare tecniche di manipolazione, non devi trasformarti in qualcuno che non sei. Devi solo diventare più chiaro, più solido, più consapevole del valore che porti sul mercato.
La vendita non è qualcosa che fai alle persone, ma è qualcosa che fai per le persone. Ho scritto anche un articolo completo su questo tema, trovi il link in descrizione. E se vuoi continuare a lavorare su comunicazione, vendita e leadership senza fuffa e senza teorie inutili, iscriviti al canale e attiva la campanella. Pubblico contenuti pratici su questi temi regolarmente. Alla prossima!